Ciao, è martedì, è la nostra riapertura, stiamo aspettando un carico che abbiamo fatto da una casa a Via Crescenzio, scaricheremo fra circa un'ora e poi faremo delle riprese sia dello scarico per illustrare immediatamente quello che abbiamo acquistato. E quando scarichiamo ci sono sempre commercianti che vengono a guardare, e quindi lo facciamo subito affinché voi non perdiate cose che poi magari sono andate vendute però sono molto belle e vale la pena farvele vedere. Martedì mattina mi aspettavo la fila delle persone che sarebbero venute a prendere la stampa che volevo regalare di Vespignani. Non c'è nessuno, c'è solo un commerciante lì che non la vuole manco il regalo e vi spiego il perché. Allora, innanzitutto volevo ringraziare perché alcune persone, tra cui la signora Eliana, hanno fatto dei commenti riguardo alla stampa dicendo sì, ma Vespignani è anche un incisore, ha fatto incisioni bellissime. È vero, signora Eliana, la ringrazio, le incisioni di Vespignani ci sono, sul mercato vengono vendute tra i 50 e i 250 euro circa, a seconda della qualità della produzione e via dicendo, però in genere si attestano sui 50-80 euro. Questa però non è un'incisione di Vespignani, ragione per cui non ho detto che era un'incisione, ma ho detto che era una semplice stampa. Un'incisione è una stampa, ma una stampa diciamo fatta in questo modo, quindi industrialmente a livelli diciamo credo anche digitali, non può essere definita un'incisione. Un'incisione è in genere firmata dall'autore, è tante volte a mano, è sempre o quasi sempre numerata e in genere reca anche il timbro a secco della stamperia che è stata autorizzata dall'incisore a produrre queste incisioni. Questa invece è semplicemente una stampa, credo digitale, ve la faccio vedere. Allora, come vedete l'abbiamo tirata fuori dal quadro per farvela vedere meglio, dalla cornice. È probabilmente una edizione degli anni 80 o 90 e si vedono addirittura i pixel avvicinandosi. Adesso non so se è possibile diciamo con la telecamera, ma anche a occhio nudo si vedono i pixel per chi non è ciecato come me. E quindi insomma ecco, parliamo di una cosa del genere. Questo è il motivo per cui nessuno la vuole, manco st'antiquario. Tu non la vuoi, vero? Manco il regalo, niente, ci sarà qualcuno prima o poi che verrà a prendersela. È comunque una cosa decorativa e insomma da mettere magari in una casa, che so, una seconda casa, una casa al mare. Quindi considerate che nelle incisioni si vede anche lo scalino che fa la macchina e poi sono sempre, quasi sempre numerate e molto spesso sono firmate proprio a mano dall'artista. Quindi sì, Vespignani, come ha detto la signora Liana, è un grandissimo incisore, secondo me è anche un gran pittore, a me i suoi quadri piacciono da morire, però questa non è un'incisione di Vespignani. Detto questo, la giornata è appena iniziata e il martedì in genere è veramente una giornata caotica, quindi immagino che più tardi verranno anche delle persone a vendere, a comprare, magari faremo qualche altro filmato. Seguiteci e grazie mille, a più tardi. Ma cos'è, metallo? Sì, beh, è famosa questa, di un designer famoso della BF Plast. BF Plast. Non la conosce? Faccio vedere. Allora, questo signore ci ha portato, a parte le sedie, una sedia, una collezione di dipinti che andiamo a vedere. Questo è un dipinto dei primi del Novecento, non è firmato. Sembra la stessa mano, lo stesso soggetto.
C'è scritto qua? F. Dimnia, Domnia. Dimnia. For. Ma cosa penso sia posto? È molto strano. Stiamo guardando i dipinti, eh? Un soggetto un po' difficile da vendere. Ma sembra tutti la stessa mano, eh? Sono studi d'artista. Questo è proprio strano. Signore, bisogna un po' di abbronzatura. È pure un po' di palestra, direi. Un disegnino. Sì. Dici fra la firma. Beh, questo disegno firmato Gio Ponti, lei dove l'ha preso? A un mercato. In un mercatino? Sì, un mercatino, Porta Portese. A Porta Portese, d'accordo. Posso chiedere qual è la sua richiesta economica? Guardi, non ce n'ho proprio idea. Allora, le spiego, siccome è un artista che è sempre stato famoso, Sì. è stato molto molto ricopiato, quindi immagino. non è detto che sia lui. Io quello che c'era, allora lui faceva queste cose per la Lucia Arginori, no? È stato il direttore artistico. E questo dovrebbe darci l'idea che fosse. Però si capisce? chi l'ha fatto l'ha reso illeggibile, perché questo, essendo protetto dal vetro, non dovrebbe essere illeggibile in realtà, no? Il disegno è in perfette condizioni, però guarda caso proprio il timbro che ci interessava non è leggibile. Di conseguenza, insomma, è un'opera molto dubbia. Allora, per quanto riguarda questi, molti di essi sono stati dipinti dallo stesso pittore, ma io immagino che lei non sappia chi è il pittore, giusto? Sono studi d'artista. Li ha comprati in Francia. Allora, sono fatti tra la fine dell'8 e i primi del 9. E sono dei soggetti tutti molto difficili. Allora, 3 sono dello stesso, l'ho preso in Francia, sì, gli altri no. Questi 3, esatto, 1, sì. 2 e poi c'è, no, questa qua, 3, questa qua. Guardi, vi faccio vedere. Ah sì, sta sotto. Sì, questi qua li ho presi in Francia. Questa qua. Questo è lo stesso pittore. Sì, questi sono dipinti che noi massimo li possiamo vendere noi intorno ai 50-60 euro. Quindi non sono dipinti, diciamo, di valore. Vuoi per il soggetto, vuoi per la mancanza di qualsiasi tipo di attribuzione. E questo è molto difficile, anche questo intorno ai 40-50 euro. Questo intorno ai 20-30 euro, proprio. Quindi insomma io per tutti le darei. Ecco, questo è quello più. Ma anche qua non c'è una qualità pittorica tale che mi permette di farle un'offerta che non sia superiore a qualche decina di euro. No? Io vi seguo su YouTube, per cui siete personaggi familiari. Vabbè, questo è un disegno. Un disegnino, quello noi lo mettiamo su eBay a 10 euro, così a 15 euro. E le darei per tutti quanti, senza Gio Ponti, 150 euro.
Lo facciamo vedere ai telespettatori? Sì. Non dispiace a lei che lo pubblichiamo su YouTube, vero? Queste cose? Tanto io metto via questi. Faccio un paio di foto, dottore? Prego. Questo era lungo firmato, poi è strano forte questo. Il marchio non si vede. No. Sembra fatto. Anche la firma non mi piace per niente. Il disegnetto è carino. No. Oh, te chiamo perché se no non si capimo. Cioè, no, ho visto anch'io. Ma allora, io ho il dubbio sia per il timbro, ma anche la firma non mi piace. Allora, ti spiego, me l'ha portato un privato che l'ha comprato a Porto Portese quanti anni fa? Secondo me 20. 20 anni fa. Ti pare che a Porto Portese non l'hanno già fatto stracontrollare prima di venderlo a Dulire? Vabbè. No, dimmi te, a me non mi interessa, dimmi te, quanto? Vabbè, dillo in viva voce, che se no mi manda a quel paese. 200 euro, perché Quanto hai secondo me detto? Non c'è qualcosa che non va, non è 200. 200. Non di Ok, più. ciao, Va ciao. bene, se no. Un abbraccio, ti faccio sapere. Allora, secondo me questo disegno non è buono, però non glielo potrei mai garantire. Se fosse buono non è che vale 30.000 euro, vale sempre un po' di più. Sì. Lui si prende il rischio che io non mi prenderei, perché se questo non è buono, avendo la firma, quello che dobbiamo fare è semplicemente buttarlo, Certo. perché non si può. Quindi, veda lei, lui 200 glieli dà. Se ci pensi, non lo so se Senta, va per bene. le sedie invece mi fa sapere? Per le sedie mi hanno... Vabbè, io ho talmente tante cose che ci rivediamo sicuramente, che magari mi interessano di più. Sì. Le faccio sapere più tardi per le sedie, va bene? Sì, allora- Ciao, sono Marco Muscio, sono il direttore della casa Museo Wunderkammer a Roma. Ah, molto piacere. Poi sono il collaboratore di Steve Hackett e dei Genesi, insomma, la mia carriera è di Perfetto. però ho questa casa museo e dato che... E dove ce l'ha? A Roma Nord, Montesacro, prima di Piazza Sempione. Ho capito, pensi, io non lo sapevo. Poi ti lascio del... Sì, ci diamo sì. del tu, sì, va bene. Ci diamo del tu, Ok. va benissimo. Allora, dato che la mia collezione è praticamente fiamminga neogotica, ho alcune cose moderne, chiaramente, che a casa non c'entrano più. Perfetto. C'ho un pittore abbastanza importante, che è Renato Guerrini, che è un pittore di Siena. Vediamo. Queste sono le donne e le crede senete. Hanno visto? Quadri. Quello piccolo. Quindi questo è fatto su tavola? Sì. E tutte le cornici sono fatte da lui. C'è anche, oltre alla galleria, c'è capito. anche la galleria. C'è anche le cornici. Vediamo gli altri. Queste invece sono due bellissime donne. Questo è un suo soggetto tipico. E ce n'è altri? No, c'è un altro quadro, ma non è solo. Ok, quali sono le sue richieste economiche per questo pittore? Diciamo, papà l'ha pagato un milioncino. Ma, non so. allora, le faccio vedere qual è il problema di questo pittore, perché mentre le stai facendo ho fatto una piccola ricerca. Praticamente non è storicizzato, è giustamente perché è morto da poco, no? Sì. Quindi stiamo parlando di questo tipo di cifre che fa, quindi proprio bassissime al momento. Essendo un buon pittore senz'altro può salire, Certo. però al momento
forse non è il caso di venderlo. Non pensavo fosse così. Sapevo Sì. che era venduto meno sui 500. No, 500 euro. no. Non c'è questo. Questo al momento, cioè, capita perché diciamo che è un pittore contemporaneo più Sì. che d'arte moderna, Sì, quindi sì. non è storicizzato, quindi al momento abbiamo questo che ci dice che insomma è il momento di magari di aspettare un attimino, no? Ok. E queste sono cifre ovviamente. Sì, pensavo sì. 200, 250, non si legge bene. Allora, lo vediamo. Marco, tu che sei bravo con le firme? C'è una specie di data, forse 1900. Non c'è, oddio, non c'è scritto dietro, vero? No. La firma è illeggibile, C'è una data, sembra. la mano è una buona mano, però non mi consente di farle un'offerta soddisfacente. Guarda, c'ho questo non so, è una bella monografia sulla scultura senese. Sì. Però di Enzo Carli, che comunque è un importante per l'arte. Ok. E questo lo voleva vendere? Sì. E quanto pensava? Quello che vuoi, 30, 40 euro. Ok. Vediamo un attimino. Marco, mi dai un'occhiata tu? Poi fa un oggetto molto strano, un porcellano. Questa me l'hanno regalato durante il mio concerto in Ucraina. È una porcellana, ma di un cosacco, ma con dentro addirittura c'è il cuore. Una bottiglia. Sì. Eccola qua. Un oggetto particolarissimo. È un portacuori. E porta di cuore, dentro c'è ancora il rumbere, qualche cosa. Chissà quanto tempo ha. Questo me l'hanno regalato nel 2006, io stavo proprio di Honest, che c'è adesso un momento brutto della guerra proprio in quella zona. Che ti sembra? È simpatico. Cioè, non è è una cosa magari della seconda metà del XX secolo. Certo. Però è anche questo, diciamo, un oggetto che qua dentro noi venderemo intorno sui 30 euro, così, niente di eccezionale. Perché No. sui 50 non ci arrivi a venderlo? No, non ci arrivo, non ci arrivo. La vedo difficile, magari posso provare a farci 40 se per lei sarebbero 20, però non lo so, certo. non è, magari, no. Va bene, se vuole possiamo dire ai nostri follower del museo, perché noi abbiamo, diciamo, noi cerchiamo di divulgare la passione per l'arte, quindi... Questo, cioè, viene venduto questo. No, questo libro viene venduto a cifre troppo basse. Ah sì? purtroppo. Anche questo? Il problema di internet. Allora, ragazzi, se siete a Roma o nelle vicinanze o ci passate, questo è un museo quindi privato, aperto su prenotazione, e la collezione è senz'altro interessante e quindi è il numero di telefono. Sì, c'è il sito internet anche. C'è il numero di telefono 349 40 30 660, l'indirizzo email per mandare l'email al proprietario del museo che vi aprirà, e addirittura ci sono visite guidate con concerto. Io consiglio a tutti di passarci qualche ora, perché la collezione non la faccio vedere perché sennò poi non ci andate, però vi assicuro che tra mobili, dipinti, sculture e vasi è una collezione senz'altro interessante. Quarantina di dipinti dell'Ottocento, sono tanti. Ho capito. Bene, d'accordo. Vedrà che qualcuno la chiama. I miei follower sono tutti appassionati di arte, tranne uno che mi ha scritto l'altro giorno, mi ha scritto: a me l'antiquariato fa schifo, però ti seguo sempre. Quindi, mi piace come fai te, allora. Quindi, a parte lui, insomma, gli altri sono tutti appassionati.
il CITES regolare, li compro e li vendo. Però consideri che due cose così, che negli anni 80, negli anni 70 costavano 5 milioni, 3 milioni, 8 milioni, così, oggigiorno valgono molto meno. Una coppia di avori così, se muniti di CITES, io al massimo li pagherei 1.000 euro per venderli a 1.500-1.600. Questo è il loro mercato attuale, Ok. quindi proprio poco poco. Detto questo, se voi le volete vendere a me o anche altri, il mio consiglio è comunque fare Sì, il CITES, faccio anche se non le volete vendere, io lo farei comunque fare. Assolutamente. Io pensavo che fosse il CITES questo, pensi un po', perché quando l'ho fatto fare da questo suo amico mi parlava di, io neanche sapevo che ci fosse questo certificato. Ma quanto tempo fa gliel'ha fatto? Allora, 3 anni fa, 4 anni fa? Ecco, infatti, allora Fabio non si è sbagliato, cioè 4 anni fa bastava quello per poterle commerciale. 1 anno e mezzo fa la legge si è un po' irrigidita e quindi oggigiorno non basta il certificato di autenticità, ma ci vuole. Lui è espertissimo su queste cose. E poi la legge è cambiata. Quindi, mentre nel 2018 voi le avreste potute vendere anche con questo certificato, oggi come oggi non basta più. Ok, va bene. Allora faccio come ha detto lei, poi ci risentiamo. Sì. Mettiamo tutto qua. Allora, ci sono diverse vedute, questa è di Venezia, e sono dipinti in stile, non sono antichi, sono penso del Novecento, poi li guarderemo con calma, però sì, senz'altro del Novecento, però molto carini, molto decorativi. Questo candelabro mettilo pure qua sopra, o anche lì va benissimo. Noi le cose appena arrivate le accumuliamo tutte in un posto, così per non doverle poi andare a cercare quando mettiamo i prezzi e i codici di carico degli oggetti. Questo è un paravento cinese. Grazie. Vai. Allora, eccoci qua, abbiamo finito di scaricare, intanto è venuta una persona a comprare un quadro, a ritirare un quadro che aveva visto su YouTube e adesso vi faccio vedere quello che abbiamo scaricato. Questi sono dei quadri molto divertenti, firmati Picchi, e sono degli omaggi a dei grandi pittori, tra cui qui c'è Franz Borghese, questo è senz'altro De Chirico, Nino Caffè? questo è Nino Caffè, Non lo so, insomma poi ce li studiamo. Oh mamma mia. Ma che hanno fatto? Questo è Renoir. Insomma, curiosi, dopo ce li studiamo. Poi abbiamo un piatto, la tecnica si chiama cloisonné, quindi bronzo e smalto, colatura di smalto su un disegno fatto con il bronzo. In genere queste cose vengono dall'Oriente, made in China, quindi assolutamente sì. Ovviamente quando vediamo made in China, made in Italy, made in England e via dicendo, siamo automaticamente nella seconda metà del XX secolo. Questo è il piatto di Buono che abbiamo visto prima. Questa è una scacchiera che non mi ricordavo di aver comprato, però io sono vecchio, quindi potrei essermi sbagliato. Non riprendere i clienti. Che ha detto? Allora, questo è un quadro firmato Natali, raffigura la marcia su Roma. Questo è un pittore che, se non sbaglio, ha un archivio, che quindi glorioso ritorno da Roma. Vabbè, diciamo, questa è la sua opinione. Sembra un dipinto assolutamente autentico, però senz'altro contatteremo l'archivio per chiedere una conferma.
Poi abbiamo una serie di dipinti, questa è una tappa della Via Crucis, è unica, non ce n'erano altre nella casa, è ben dipinta, siamo nell'800, è un quadro senz'altro che ha un valore diciamo più decorativo che artistico, però è carina, è fatta bene, ve la faccio vedere con la luce. Queste in origine stavano nelle cappelle private, nelle chiese, e poi sono uscite da queste in qualche modo, hanno girato, insomma adesso stanno nelle case delle persone. Beh, vedendola bene vi devo dire che invece è molto bella, senz'altro il viso è dipinto molto bene dei vari personaggi, anche di Gesù, e sì, vi confermo che siamo nel pieno dell'800. Qui abbiamo un dipinto che raffigura probabilmente l'interno del Colosseo, i gladiatori. Siamo come gusto pittorico nel naturalismo di fine 800, però il dipinto è purtroppo più tardo, siamo già quindi come esecuzione nel 900. Comunque è un bel dipinto, ha anche una bellissima cornice di primi del 900. E questo è un altro dipinto, questo dovrebbe raffigurare la congiura e l'uccisione di Cesare. Anche in questo caso naturalismo ottocentesco, esecuzione novecentesca. Poi c'è un classico dell'ebanisteria inglese dell'Ottocento, il Davenport, periodo Regina Vittoria, radica di noce esterna e radica di tuia interna, un mobile molto rifinito, un mobile andato moltissimo di moda negli anni 80, io personalmente penso di averne comprati e venduti più di 100 o forse anche 200, il mobile è tutto antico, originale, questo è il calamaio, che sono fatti sempre così, il calamaio che esce fuori e scorre di lato. Cosa gli manca? Il segreto che si alza. No, qui, questi non so quelli pop-up, ci sono alcuni Davenport che vengono chiamati pop-up Davenport, che uno fa così e salta sulla cassettiera. Questo non è un pop-up Davenport, nasce così, probabilmente con una piccolissima ringhierina che nel tempo è stata smarrita. Però insomma è un bel mobile. Anticamente questi negli anni 80 e negli anni 90 venivano venduti a 4 milioni, 5 milioni, 3 milioni e mezzo, cifre del genere, se pop-up anche molto di più. Invece adesso un mobile così lo metteremo in vendita a 550 euro o qualcosa del genere, quindi molto di meno, stiamo parlando quindi di una svalutazione del 70 e dell'80%. Come vedete il mobile è strarifinito, impossibile per un falegname al giorno d'oggi fare un mobile così, veramente molto difficoltoso. Le gambe sono delle vere e proprie sculture e i cassetti da una parte sono veri e dall'altra finti. Perché? Perché il cassetto è lungo fino a qua, quindi non potrebbe essere vero anche da questa parte. Quindi c'è un Davenport, qui siamo invece in Francia, lo stile è Luigi Filippo e il periodo è fine 800, 1880, è un piccolo scrittoio. In realtà potrebbe essere stato fatto anche in Nord Italia, in Liguria, in Piemonte, in queste regioni che confinano con la Francia. Poi c'è uno scrittoio di gusto Biedermeier, realizzato probabilmente in Nord Europa, direi Olanda se mi dovessi buttare. Ciao! Poi c'è un piccolo tavolino da lavoro, anche qui potremmo essere in Nord Italia. Una bellissima ribaltina dipinta, siamo senz'altro in Francia e senz'altro il periodo è Napoleone III, 1890, 1900, roba del genere. È molto carina. Tutta dipinta con temi musicali.
Questa potrebbe essere l'allegoria della musica, anche se non vedo bene cosa ha in mano. I fregi sono in bronzo, lo stile è Luigi XV, il periodo è Napoleone III. Quindi abbiamo visto che qui siamo in Svezia, quindi parliamo di una casa arredata probabilmente negli anni 90, con questi signori probabilmente andavano a comprare da degli importatori, come potevamo anche essere noi, e un giorno compravano una cosa svedese, una francese, un giorno una inglese. Questo è il tipico arredamento degli anni 80 e degli anni 90, quindi un miscuglio di generi e di stili che insieme stavano bene, adesso non vanno più di moda. Questo è un tavolino fatto direi negli anni 50, senz'altro in Italia, la base dipinta a finto porfido, la base in legno è dorata e il piano è altresì dipinto a finta malachite e a finto marmo, molto carino, piccolino. E quindi qui andiamo invece nel Settecento. Questa è una mensola da muro, questa è un'aggiunta posticcia, però la mensola è antica, siamo proprio nella metà del Settecento, nel periodo Luigi XV, e la tinta e l'argentatura sono originali. Abbiamo comprato anche una coppia di vetrine degli anni 90, ve le faccio vedere. Quali? Queste due poltrone, lo stile è Luigi XV e siamo negli anni 30 e negli anni 40, molto carine, molto decorative. Questo l'abbiamo già visto prima, è un gran bel quadro. E queste sono fatte, direi anche nel XX secolo, potrebbero avere 30 anni, 40, 20 anni, 25. Sono in abete, non so dove possono essere state fatte, in realtà potrebbero essere state fatte anche in Italia. L'intaglio non è ovviamente di gran qualità, è un pochino dozzinale, è una delle particolarità di queste vetrine che ce le fanno datare molto tarde, quindi anche XXI secolo. Comunque il legno è radica di Tuglia, sono simpatiche, l'impostazione è neorinascimentale e sono carine perché sono una coppia, senz'altro le venderemo a poco, ma le venderemo. Quindi, oh, buongiorno, che vuole comprare una poltrona lei? No. Che mi faccia scrivere dall'avvocato per saldare i debiti. Quali debiti? 10 euro. Di che? Delle patent. Ciao, allora questa è la chiusura del video. Come avete visto abbiamo fatto delle valutazioni, abbiamo scaricato, qualcosa abbiamo comprato, qualcosa abbiamo venduto, insomma una giornata come un'altra, niente di particolare. Volevo fare una precisazione circa il video nel quale le persone mi portano due avori. Gli avori, come molti di voi sanno, hanno delle restrizioni sul commercio degli avori, si possono commerciare solo se antichi e solo con un certificato che si chiama certificato CITES, che viene emesso dagli uffici CITES di competenza del territorio dove si trovano gli avori. Quindi se avete degli avori a Udine, a Pordenone o a Zagarolo o a Palermo, ovunque siano questi avori, prima di spostarli, prima di metterli in vendita, dovete rivolgervi agli uffici CITES competenti della zona dove si trovano e chiedere a loro cosa fare per poterli vendere. La legge è cambiata da pochissimo, ci sono, come avete sentito sul video, delle restrizioni maggiori rispetto a prima. Prima bastava farsi fare un certificato da un antiquario che dicesse che l'avorio era antico e si potevano commercializzare, invece adesso non basta questo certificato, ma bisogna farsi fare sì questo certificato e poi andare a presentare una documentazione che penso si presenti online, però chiedete all'ufficio CITES di competenza, con questo certificato di antichità e più altre valutazioni che altre informazioni che potete fornire, tipo dove l'avete comprati, quando li avete comprati, da quanto tempo ce l'avete, le fotografie, e poi sarà all'ufficio CITES stabilire
se potete avere il diritto di avere questo certificato e quindi di poterli vendere, oppure in alcuni casi so che il permesso non viene dato. Però generalmente, che io sappia, quando c'è la perizia di un antiquario che dice che sono oggetti di antiquariato risalenti, la cui manifattura risale al prima del 1947, allora in quel caso in genere gli uffici CITES rilasciano il permesso. Ancor meglio se voi avete delle fatture, degli scontrini o qualsiasi cosa che attesta che ce l'avete da prima del 47, ma questo lo so, è impossibile perché prima del 47 fatture e scontrini non c'erano. Anche atti notarili ante 47 sono molto difficili da trovare, quindi diciamo, però generalmente la perizia di un antiquario, che può essere un antiquario della vostra zona di fiducia, una persona insomma riconosciuta come esperto, anche noi ne facciamo moltissime di queste perizie, in genere dovrebbe andare bene. Però informatevi prima presso l'ufficio CITES della vostra città. Ecco, ho fatto questa spiegazione a questi signori oggi, però purtroppo avevo questo microfono spento, quindi non si è sentito nulla, e quindi volevo dire, perché ci sono molte persone che hanno degli avori, li ereditano e li vogliono vendere. Ovviamente il lavorio antico non c'entra nulla col bracconaggio odierno. Il bracconaggio degli elefanti odierno è qualcosa di veramente tremendo, perché sono in via di estinzione, vengono uccisi soprattutto perché si ritiene che queste zanne nel sud-est asiatico possano avere, non so che, dal punto di vista scientifico, ovviamente non c'è nessun tipo di prova scientifica, però dicono che sono degli afrodisiaci o delle medicine, tutte balle. Ovviamente non è vero nulla, però purtroppo molte persone ci credono, queste balle, quindi purtroppo c'è questo commercio, e quindi tantissimi paesi al mondo, tra cui l'Italia, hanno giustamente messo delle fortissime restrizioni al commercio del lavorio. Il commercio del lavorio antico, il legislatore è chiaro che non c'entra nulla col bracconaggio di oggi, sono elefanti uccisi 100-150 anni fa, in periodi dove insomma c'era una mentalità molto diversa. Gli elefanti non erano considerati degli animali in via di estinzione, quindi non era proibito. Tutti questi avori che le persone oggigiorno si trovano in casa, e molte volte li ereditano, molte volte hanno dei problemi per venderli. Quindi nel caso siano avori antichi, anche noi possiamo rilasciare dei certificati solo dopo averli visti personalmente, quindi non per foto, non sono certificati che rilasciamo per foto, e possiamo fare un certificato di antichità. Però prima di farvi fare il certificato o da me o da altre persone, chiedete bene all'ufficio CITES di competenza della vostra città la documentazione che serve per poterli vendere. Considerate che per tutti gli avori africani questo non è possibile, perché sono quasi sempre fatti dopo il 1947, quindi è quasi impossibile ottenerli. Anche se voi doveste ottenere il certificato CITES, sono avori che sul mercato valgono pochissimo, quindi non vale proprio la pena. Vale la pena tenerseli o regalarli, però ricordate che venderli è proibito e si rischiano delle sanzioni molto molto alte. Quindi diciamo, spero di essere stato chiaro. Non posso essere più chiaro perché le normative cambiano spesso, e soprattutto le interpretazioni che i vari uffici danno a volte non sono diciamo chiare a noi, perché io non mi occupo di burocrazia, quindi faccio tante cose, faccio anche perizie, però non sono proprio aggiornato. Quindi la cosa migliore che dico sempre a tutte le persone che me lo chiedono, e sono veramente tante, chiedete all'ufficio CITES di competenza, e dopodiché noi siamo a disposizione per emettere qualsiasi tipo di certificato d'autenticità, nel caso le statue siano antiche. Generalmente le statue che vengono dalla Cina e dal Giappone sono spesso antiche, e quelle europee sono quasi sempre antiche, quelle africane non sono mai antiche o quasi mai. Quindi questo, diciamo, già questo vi può dare un'informazione sulla fattibilità e sull'ottenibilità
del certificato per quanto riguarda le statue che avete in casa. Per qualsiasi cosa siamo sempre a disposizione, per qualsiasi altra informazione. Il mio contatto WhatsApp è 333 31 04 172, mandate pure foto se volete vendere, mandate foto se volete avere delle informazioni, non mi chiamate perché non rispondo, purtroppo non ho tempo di rispondere al telefono. Per oggi penso che sia tutto. Tu che dici, Marco? È tutto? Ci siamo dimenticati qualcosa? No. Tutto a posto. Tutto a posto. I quadri che avevo presentato come dipinti dei primi del Novecento sono fatti nei primi del Novecento, quelli di soggetto romano, sia l'uccisione di Cesare che l'interno del Colosseo con i gladiatori. Abbiamo trovato il pittore è Jean-Léon Gérôme, che li ha fatti nella fine dell'Ottocento, nel 1870. Queste sono delle copie, ovviamente gli originali stanno nei musei. Queste sono delle copie fatte tra il 1900 e il 1930-40. Questo è quanto, e nei prossimi giorni saranno in vendita nel nostro negozio online. Un grazie di tutto ancora per seguirmi, un arrivederci, a presto.